L'inverno è un viaggio. Vivilo con Kumo. Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in esperienze. Vivile con gli pneumatici Kumo. Il Milan a 360 gradi. Ogni pomeriggio vi aspettiamo al talk di Radio Rossonera. Approfondimenti, dichiarazioni, ospiti, per essere sempre informati su tutto il mondo rossonero, in compagnia di Simone Cristao, Beatrice Sarti ed Enrico Boiani. Appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17, solo su Radio Rossonera. Benvenuto a Lunch Press, con trasmissione di Edoardo Matur. 23 agosto. No. Altre trasmissioni. No, e invece sì, eccoci qua, giovedì 23 ottobre. Giovedì 23 ottobre, questa è una nuova puntata di Lunch Press, o come piace chiamarla a noi giovani, visto che ieri si è parlato di MacGyver. Tu sai chi è MacGyver? No. MacGyver Sì, per vabbè, nome, sì. tipo era uno che sistemava tutto, Sì, che tipo con due tocchi di Esatto. legno faceva un coltellino svizzero, quelle sì, cose. sì, e sembra che Queste sia americanate. esatto. Quindi oggi è Young Press, benvenuto Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Un saluto. Pausa pranzo. Buona pausa pranzo a tutti. Un saluto ovviamente anche da parte mia a tutti quelli che ci stanno raggiungendo, a tutti quelli che oggi ci hanno già scritto, come Silvano, che è anche un nostro abbonato, e quindi io lo leggo perché sapete che quando facciamo Young Press non ne leggiamo i non abbonati, ma anzi vi invitiamo a farlo. Quanto è quotato oggi Menini? E invece eccomi qua, perché? Ma io l'avevo preannunciato. Perché c'è una partita importante domani. Importantissima. Esatto, ha parlato Massimiliano Allegri, l'avrete sentito, se non l'avete sentito lo trovate, lo troverete sul nostro profilo di Instagram, sul nostro sito, ovunque, perché siamo ovunque, Radio Rossonera, e ovunque c'è anche una nuova partnership del Milan. Sì, bella questa mi piace. Una partnership frizzante, esatto. Zuccherina e frizzantina. Perché? Perché Milan chiude con Coca-Cola, che diventa official. Sì. Con Coca-Cola diventa official soft drink. Sì. Qualcosa del genere, e quindi niente, insomma, un'altra partnership, un'altra collaborazione, un altro sponsor. Cosa ha fatto Max Allegri? Esatto, ha portato la Coca-Cola. Portato anche la Coca-Cola. No, però non ci sarà sulla maglia, non è prevista, insomma, l'integrazione della maglia, posto che la maglia del Milan è quella più ricca della Serie A a livello di sponsor, con il rinnovo di Emirates. Ci berremo allora a questo punto una bella Coca-Cola. Se nel caso Coca-Cola volesse a questo punto anche noi, anche Radio Rossonera, noi siamo aperti. Guarda, perché la nostra io sarei community ben felice di ma non solo Coca-Cola, cioè chiunque, chiunque certo. volesse, insomma, potremmo mettere guardate, c'è un bancone intero per posizionare delle bevande sponsor qui per quello voi. che volete. Quindi, anche perché noi sappiamo, ma lo sapete anche voi, che la nostra community poi dopo, cioè le beve, se lo facciamo noi, poi dopo lo fanno anche loro, quindi è un qualcosa di forte, un concetto molto importante quello di community. Noi siamo contentissimi di avere voi, perché siete veramente una community molto solida, molto partecipata, molto presente. Ricordatevi di rinnovare se vi scade l'abbonamento, quindi rinnovate i vostri abbonamenti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate il like, insomma tutti i modi classici di supportarci. Bravissimo, esattamente, vi aveva messo qua il link. Il Coca-Cola Stadium arriverà, ci scrive Ashi. Adesso non mi allargherei. No? Nuovo per stadio, me è più no? probabile che si chiami con altri nomi, onestamente. Silvio Berlusconi. No, magari il nome sì, ci starebbe. Silvio Berlusconi, no. No, tipo di sponsor parlo. Non so se lo chiameranno Emirates, perché c'è già un Emirates Stadium. Sì, ce ne sono più di uno in realtà. Anche Allianz ne ha più di uno. Sì, Allianz, potresti fare l'Emirates Arena. O l'Emirates Dome, quelle cose un po' così. Ma è molto americane come vabbè, ma a noi ci piacciono le americane, virgola, fino a un certo punto. Detto ciò, veniamo al campo, perché oggi è vigilia, finalmente parliamo un po' di campo. Oggi è vigilia di Milan-Pisa, ottava giornata di questa Serie A. Dopo volevo un po' parlare anche di Champions League, che ieri ho visto qualcosa, anzi ho visto parecchie cose. Il 5-0 Stadium,
Lo potremmo non chiamare. credo, perché lo dovremmo condividere con loro. Ah, beh, è vero, lo dobbiamo condividere con loro. Quindi Silvio Berlusconi, no. Vabbè, è come Piazzale di San Siro, però si chiama Angelo Moratti. Allora, a questo punto facciamo. So, ma non via, credo via. che Vabbè, cos'è? Loro ma dai. Tutto questo, il dai mio all'aggiunta e a chi deciderà i nomi delle cose. Esatto. Vigilia di Serie A. Il Milan gioca prima di tutti. È stato un tema anche, gli hanno chiesto ad Allegri. Harry, tu hai visto la conferenza, dammi 2 o 3 highlights e poi andiamo a snocciolarla nel dettaglio. Beh, allora Max è stato abbastanza da 0-0 come lo è ultimamente, nel senso molto calmo e molto dritto a vediamo a marzo, qualificazione in Champions, vediamo a marzo, ha ribadito che con 16 punti si retrocede, quindi insomma è ancora molto molto lì, su quel pezzo lì. Ci sono state giusto un paio di cose in più interessanti. Secondo me ha detto cosa serve per lo scudetto. Ha detto serve prendere al massimo 20-25 gol e che i tifosi continuino a sognare, che è comunque una cosa carina. Ha parlato di Milan Como Apert, sbilanciandosi leggermente, perché ha detto sarebbe meglio giocarla in Italia, però poi ha aggiunto però se dovesse esserci la decisione ci prepareremo per Perth. E di base questo gli hanno chiesto al giovedì ancora gli hanno chiesto del rigore di Santiago. Ha parlato di Leao. Ha parlato di Bartesaghi. Sì, di Bartesaghi, insomma, il classico Max. Ha parlato di Pisa e Livorno, ma in realtà è una rivalità che lui non sente nemmeno troppo, credo, cioè la sentirà essendo livornese, per la sua città, il suo posto. Però lui ha ricordato anche che è esordito col Pisa, ha ricordato il presidente Anconetani, insomma, quindi è molto anche, è abbastanza legato anche a Pisa. Sì, perché è esordito lì, insomma. Esatto, che è Livorno. Tra l'altro ha detto esordito contro il Milan e domani ci sarà invece Milan-Pisa. E niente, ha detto che in cui recuperato Loftus-Cheek no. Adesso arriviamo nel dettaglio, Harry. Allora, bravo, ti ringrazio per l'assist. Oggi una puntata alla MacGyver, vero Menini? Mi chiedono, non lo so perché francamente non lo conosco, ma non sappiamo chi è. Quindi, nel senso, poi aiutateci. Mattia, bentornato, neanche nei miei sogni più. Oddio, cosa? Osé. La dico così, potevo immaginare questa coppia oggi. Hai capito, Enrico? Ma io non lo leggo questo messaggio. Io sì, io lo leggo. Mattia ce lo scrive. Ti ringrazio un po' su. Mattia, poi nel senso dopo magari ci sentiamo in privato che ti dico qualche altra coppia da seguire. Però Boiani Menini piace anche a me. Ci sta. Allora andiamo con la conferenza, perché poi dopo andiamo a vedere anche Champions League, formazione, eccetera. C'è purtroppo quella coppa che il Milan, vista la nefasta stagione dello scorso anno, non fa, ed è un vero peccato, perché io sono stufo di andare al cinema. Quindi AC Milan, per favore, quest'anno dai, torniamo dove ci spetta, dove ci compete. Il Milan gioca prima di tutti questo venerdì, quindi anticipa tutti. C'è Napoli Inter. C'è Lazio Juventus. Esatto, non dico un crocevia, però anche Max Allegri ha parlato di questo, ha detto certo la pressione c'è per questa partita, però noi dobbiamo viverla, insomma, come una delle tante. Ha ribadito 2 o 3 volte il concetto del rispetto dell'avversario, l'umiltà, l'abbassarsi al livello dell'avversario, perché ha detto se tu approcci la partita come i tuoi avversari, se poi tutti dicono che sulla carta sono partite facili, no? Se c'è la differenza di tasso tecnico, tu la vinci, ma per vincerla devi arrivare alla differenza di tasso tecnico. Come si arriva alla differenza di tasso tecnico? Mettendoti sullo stesso piano dell'avversario dal punto di vista dell'intensità, della voglia, eccetera, eccetera, eccetera. Posto che il Pisa ha raccolto forse meno di quello che meritava. Sono molto d'accordo. No, come gioca il Pisa? Secondo me non gioca male, capitalizza poco, adesso fino ad oggi non vince. Ma non c'è forse neanche la squadra. Allora, in realtà nel senso che per me non è più tremenda per dire del Verona, ok? O non lo so, di altre squadre, al momento di altre squadre di quel livello lì. Cioè, è ovvio che forse a livello di rosa è tra le peggiori, se non la peggiore, però non è a un abisso rispetto a quelle con cui lotterà per non retrocedere, no? Il problema è che cioè,
in Serie A serve quel quid in più, quel qualcosa in più sì. che non gli sta avendo, anche perché lo stesso Allegri ha detto che il Pisa non ha fatto male, ed è vero. Io ho visto 2 o 3 partite del Pisa Per niente. quest'anno e tipo col Napoli ha fatto una bella figura, con la Fiorentina doveva vincere. Sì. Cioè, quindi insomma, Se perdi in casa con la Cremonese, poi scrive Marco, non puoi sottovalutare nessuno, e anche questo è detto vero. anche questo Allegri, ridendo, una delle prime cose che ha detto tra l'altro dobbiamo sfatare il tabù neopromosse, perché con la prima abbiamo perso, quindi Perché il calendario del Milan è stato abbastanza complicato, al di là della Cremonese. Poi Milan ha fatto Bologna, insomma ha fatto Udinese, Napoli, Juve, eccetera eccetera, Fiorentina, quindi insomma il calendario del Milan è andato, insomma è iniziato in salita. Peccato per la Cremonese. Adesso il Milan, cioè, tra l'altro, a ripensare quella partita, il Milan capolista 16 punti, se vince quella partita, vabbè, comunque ne parla. però se così vinci quella partita non arriva Adrien Rabiot. non arriva Adrien Rabiot, e questo poi altro monito alla dirigenza: per favore, non è che dobbiamo sempre perdere, fare delle figure barbine per poi far arrivare i giocatori. Comunque 16 punti in 7 giornate li chiedono. Allegri ha sempre vinto lo scudetto, Sì. e lui ha detto no, Ogni anno è diverso dall'altro, ogni squadra è diversa dall'altra, ogni squadra all'interno dell'anno è diversa all'inizio e alla fine. Lasciamo perdere Max è un professionista su queste risposte, posso dire, cioè, su queste risposte Harry, lui non sbaglia quasi mai su questo, e ci sta. Vincere non è facile contro il Pisa, sarebbe importante per fare un altro passo in avanti in classifica, per avvicinarci al nostro obiettivo, la Champions League, che quest'anno sarà intorno ai 74 punti. Lui è un po' veggente, lui ogni tanto dice no, quota scudetto. Però lui usa le medie in realtà, sì. cioè lui è ovvio, poi ci sono gli anni in cui la quota Champions è 70, 71, 69, gli anni in cui la quota Champions è 77, quindi di media quota Champions diventa 74. Ci sta. Idem con i gol subiti, cioè credo abbia a casa o sul computer delle tabelle con le fasce di gol subiti per vincere il campionato, arrivare nei primi 2, arrivare nei primi 3, arrivare nei primi 4, eccetera eccetera eccetera. Quindi sì, è molto analitico. È molto analitico, sui gol subiti. Però un po' forse al Milan no, dopo tante parole e pochi fatti, dopo tante chiacchiere, serviva sicuramente un allenatore analitico. Parlato anche di Leao prima punta, con la Fiorentina ha fatto gol dalla zona centrale. Non è che io trasformo Leao, io penso che possa giocare da prima e seconda punta. Più nel centro del gioco è, meglio è. Può fare benissimo la seconda punta insieme a Gimenez, Pulisic e Nkunku. Ha detto anche che forse questo è il dubbio che avevamo, no? Della serie, adesso Leao che ha segnato quando è entrato Jimenez, poi torna Pulisic, come fai a farli giocare insieme? No, Allegri ha un pochino tolto questa cosa, nel senso che ha detto abbiamo 4 attaccanti che possono giocare tutti con tutti, e ha detto credo che Leao possa far bene anche con Pulisic in campo, che ancora non abbiamo visto di Tra fatto, l'altro, se non negli ultimi minuti a Torino, prima che uscisse Pulisic, con quella palla messa in mezzo proprio da Pulisic per Leao, che poi Leao ha fallito. Sei curioso di vederli insieme? Molto. Sono molto 2 curioso seconde punte, perché spero che facciano proprio bene. Cioè, guarda, mi auguro davvero con tutto me stesso che sia una di quelle stagioni in cui si fanno i gol e gli assist a vicenda a nastro. Presente quando proprio becchi la coppia d'attacco. Cioè, capito che hanno Lautaro e Thuram, gli assist di Lautaro gli rifà Thuram e viceversa, e proprio fanno poi le statistiche sulle coppie d'attacco. Spero che Leao Pulisic possa diventare la coppia d'attacco di questa Serie A. No, sono d'accordo, sono super d'accordo. Ti aggiungo a questo, poi torniamo alla conferenza, che la tendenza a giocare con le 2 punte è un qualcosa che negli ultimi anni sta andando sempre per la maggiore, perché è un po' più rispetto al classico, no? Sai, ci sono stati anni di 4-3-3, anni di 4-2-3-1. Questa cosa un po' sta cambiando negli ultimi anni, e io devo dire che al Milan è tantissimi anni che non gioca con le 2 punte, veramente tantissimi anni. Non dico che io non l'ho mai visto giocare con le 2 punte, ma quasi, e questo ritorno alla coppia davanti a me non dispiace, perché per giocare con una punta sola, o quella punta è Lewandowski, e non faccio un nome a caso, o Olivier Giroud, per citare l'ultimo grande 9 che abbiamo avuto. Però se no, altrimenti, cioè, Santiago Gimenez può reggere un attacco da solo? Faccio un altro nome, Dusan Vlahovic lo può reggere? Non lo so, ad oggi sembra di no. Sai, reggere un attacco a 1 con 2 esterni d'attacco è diverso. Giocare a 2 è un'altra cosa. Io sono molto contento che Milan sia tornato a giocare a 2 davanti, anche insomma per ricordare Silvio Berlusconi, che insomma trequartista più 2 punte sempre, e forse qualcosina ne capiva. Nicola ci scrive che era dal 4-3-1-2 di Allegri del 2011. Ma probabilmente, ragazzi, ma provare che era così, Cioè, abbiamo provato a fare Bacca, Luiz Adriano,
cioè Sì, in 2 non ne facevano mezzo, nonostante Bacca forse nella Banterera è stato l'attaccante migliore, ma è durata poco. L'uomo giusto nel momento sbagliato. Carlos Bacca. Sì, è durata poco perché poi dopo ci siamo convertiti al 4-3-3 e al 4-2-3-1. C'è da dire che per come Leao faceva l'esterno nel 4-2-3-1, certo, è imprescindibile. No, nel senso che era un attaccante, cioè gli attaccanti di quel 4-2-3-1 lì erano 2, cioè Leao e Giroud. Sì, poi c'era Salemaker, Messias. Esatto, Salmaker, quando giocava Krunic lì o che sì, in tre quarti avevi 2 attaccanti di base che erano Leao e Giroud. Non erano proprio messi a 2 punte. Anche qui secondo me sì, saranno 2 davanti, ma saranno 2 davanti per non dar riferimenti. Pulisic e Leao. Sono d'accordo, poi torniamo alla conferenza, restiamo però in attacco con Santiago Giménez, si è allenato bene in questi giorni, lo vedo più sereno e tranquillo, è in buona condizione, il gol arriverà. E poi sulle polemiche della polizia morale, a me piace adottare questa parola del nostro ascoltatore Antonio, della polizia morale, che sembra che Santiago Giménez abbia iniziato tutte le guerre che ci sono nel mondo per aver sicuramente accentuato la caduta, ma per aver preso una manata in faccia evidente, quindi vabbè. Le decisioni sono soggettive, dice Max Allegri, per uno è rigore, per un altro no, fa parte del gioco, non è facile decidere per un arbitro, è un calcio diverso in cui i giocatori sono diversi fisicamente. C'è un po' girato intorno, secondo me ha fatto bene, perché la polemica di fatto non c'è, posto che tra l'altro anche l'Inter ha fatto un gol di mano con un assist di mano di Bis che nessuno ne ha parlato, ma non importa. Sai qual è il problema di questo periodo del calcio italiano? Che è che si è parlato ma è che abbiamo parlato 6 giorni di una accentuazione di Jimenez e abbiamo parlato credo 5 minuti, forse siamo stati noi quelli che l'abbiamo fatto maggiormente, di come si è comportato il capitano della Fiorentina nei suoi confronti, in maniera abbastanza vergognosa, che è una roba raccapricciante. Vista dal vivo allo stadio, il comportamento di Ranieri è tremendo, con la fascia al braccio. Posto che è un comportamento tremendo, punto, con la fascia al braccio, bravo, aggravante, e questo è il problema. Sono d'accordo perché nessuno ha parlato di Ranieri tutta la partita, tutta la partita così, io capisco che è una partita importante eccetera, però non mi è piaciuto per niente, ma lì che proprio un atteggiamento nell'andare proprio sopra Santiago, nel sbeffeggiargli la maglietta, nel toccargli non so che parte del corpo, tant'è che poi Santiago da terra reagisce. Santiago, però se sei svenuto non che gli scalci. Ma infatti su questo noi l'appello a Santiago l'abbiamo fatto. Però proprio un comportamento, guarda, anticalcistico, come non è, a me non è piaciuto neanche il comportamento di Santiago, È una roba che al Milan non si dovrebbe vedere, il comportamento di Santiago Jiménez. Poi ci ha fatto vincere la partita, ben venga, ma non dovrebbe vedersi una roba del genere al Milan. Ma quello di Ranieri è una roba, ragazzi. Sì, per tutta la partita, punzecchiare, a urlare, insomma, infatti Rafa Leao quando fa gol poi punta di fatto lui, forse anche lì un attimo, caro Luca Ranieri, poi in diretta Harry ho detto meglio Massimo Ranieri di Luca Ranieri, tra l'altro. Decisamente meglio il cantante del calciatore. Decisamente, Massimo Ranieri, Claudio Ranieri, un abisso e mezzo di Ranieri e Luca Ranieri in fondo. Perfetto, adesso mi ha fatto la filippica, sono contento, mi sento più libero. Chiudo sulla conferenza di Allegri, tra l'altro ha detto che probabilmente De Winter giocherà domani. Per me sì. E dovrebbe giocare anche Modric, forse doveva essere la partita in cui Luka Modric riposa, visto poi Atalanta e Roma, non lo farà. Non c'è Loftus-Cheek. Non perché non c'è Loftus-Cheek, ma c'è Nkunku. E a proposito, chiudiamo sulla conferenza, andiamo un attimo sulla formazione, perché sulla conferenza chiudo perché poi giocherà Bartesaghi, molto presumibilmente. Su Bartesaghi ha detto che ha il physique du rôle. Bravo Antonio, grande cultura Antonio. Esatto, ha il physique du rôle per giocare al Milan. È anche bello da vedere, quindi Max, abbiamo una concezione del bello anche se stanno tornando in auge alcune sue interviste di quando allenava il Milan ai tempi alle Iene, in cui lì esatto. Ma su Bartesaghi io ho una concezione di bello da vedere giocare un po' diversa poi magari non lo so, diventerà
ecco, se penso a Bartesaghi non penso proprio uno bello da vedere mentre gioca. Certo. No, adesso continuiamo, rispondo a Davide, facciamo fra una decina di minuti, 10-15 minuti, apriamo le telefonate così. Tra l'altro Morgan Davide mi ha incontrato a San Siro durante Milan-Fiorentina. Sì, mi dispiace Davide. No, nel senso, poteva andare a parte meglio. Che stai poteva calmo, incontrare me, stai però calmo, mi ha fermato lui, quindi stai molto certo, calmo certo. E abbassi anche quei ricci che c'hai in testa, punto primo. Punto secondo, no, è stato bello perché alla fine poi ci siamo incontrati prima della partita, Sì. dove eravamo lì a dire dai, però bisogna sperare che Rafa, no, ci tiri su oggi, non c'è Pulisic, eccetera. Alla fine è uscito David, io stavo sistemando tutte le mie attrezzature, mi ha chiamato e mi ha fatto così da lontano, insomma è stato un bel momento. Che meraviglia, ma noi lo Stadio siamo sempre disponibili per voi, lo sapete benissimo. Io penso di aver fatto in questi ormai 5 anni di Radio Rossonera, per me quasi, una cosa come una cinquantina di birre offerte agli ascoltatori. Ecco, io questo record non lo voglio sicuramente perdere, quindi mi raccomando ragazzi, quando siamo a San Siro, devo dire, io ho un po' latitato nell'ultimo periodo, però quando torno a San Siro ci fa a tutti sempre domani molto non piacere. Vieni? Domani no, non penso ancora, non lo so ancora, però penso di no. Formazione: sì, Maignan in porta, difesa a 3, chi riposa? Riposa Tomori? Questa Pavlovic? è una grande domanda. Tu chi faresti riposare? Allora, analizziamo la situazione. Tomori non è andato in nazionale. Sì. Ma per scelta? Cioè del CT o? Sì, di Tuchel. Tomori non è andato in nazionale, è rimasto qui, ha giocato contro la Fiorentina, alla fine era un po' acciaccatino. Cioè nel senso che aveva mezzi crampi eccetera. Quindi questa è la condizione di Tomori. Gabbia è stato convocato in nazionale, ma ha fatto 0 minuti. Sì. Ha giocato con la Fiorentina ed era bello gagliardo, bello gasato. Bella A fine partita, partita ha giocato anche molto bene. No, non analizziamo. A parte che su Annalisa dopo vi raccontiamo un retroscena. Più di uno. Pavlovic è andato con la nazionale, ha fatto tanti minuti, è tornato, ha fatto una partita con la Fiorentina discreta, Dai, con da un 6. paio di errori Sì. da matita blu, ma uno davanti uno dietro tra l'altro, ma così. Al netto di queste 3 situazioni, cioè De Winter, buonanotte, Sì, Tomori, Pavlovic e Gabbia, chi faresti riposare? Tomori. Anche io. A questo punto Tomori. Io ti dico Tomori, ma perché le ha giocate tutte? E devo dire che è passato forse troppo in sordina. A Fikayo Tomori l'abbiamo criticato tanto. Bravo. E in questo inizio di stagione è veramente solido. Allegri secondo me gli ha dato quella concentrazione, quella mentalità che un po' lui mancava. Sai che il problema di Tomori erano un po' gli svarioni che ogni tanto si prendeva, delle piccole pause all'interno della partita che per un difensore costano tanto. C'è meno da lavorare su Tomori che su Pavlovic secondo me, però Tomori è cresciuto molto in attenzione, non esce se non deve uscire. Tomori aggrediva molto alto, adesso lo fa, però lo fa in una maniera diversa, più intelligente e anche più copertura. Gli voglio dare atto. Fikayo Tomori sta facendo una buona stagione, secondo me, una stagione da 6 pieno dietro. Poi sai, adesso tutti si aiutano difensivamente, quindi è anche più facile, però va detto che regge bene. Certo Harry è anche che giocare per 3 anni con la difesa praticamente in 3 quarti avversaria non aiuta. Ad Abbiategrasso e non a San Siro è difficile. Non ha aiutato. Però va dato atto a lui. Quindi poi sugli esterni Saelemaekers ancora una volta a destra, più di Atekame. Immagino di sì, anche se anche Salmacher forse, visto come era tornato dalla nazionale, un po' di riposo. Però tu lo daresti la chance a Atekame? No, credo che possa partire Salmacher. Se la partita dovesse mettersi bene, 60esimo lo togli, gli fai fare un'oretta, forse anche meno se l'hai messa bene prima, e lo fai riposare dopo. Bartesaghi sulla sinistra, che è più bello di Estupiñán e ad oggi anche più forte di Estupiñán, e oggi è anche l'unico disponibile, certo. Allora a questo punto su Bartesaghi proprio 30 secondi, perché ne abbiamo parlato in questa settimana. Io l'ho visto bene, Harry. Io ero un po' scettico, in crescita, ammetto il mio scetticismo iniziale. E invece mi sta dimostrando che, al di là del fisico, che è molto importante, e per un ragazzo del 2005 come lui comunque è abbastanza strutturato, la corsa che ha e il piede. Cioè, più il piede della corsa. Quasi più il piede della corsa, bravo. Il cross, che è un argomento interessante. Veramente buono. Per me non è un caso che batte i piazzati, Tra l'altro, infatti, dicevamo che contro le 5 Coppa Italia batteva anche i piazzati. Quindi devo dire, e poi sai,
viene dal vivaio. Sì. Sono contento che si stia ritagliando il suo spazio. Evoluzione da braccetto, secondo me, di difesa. Sì, però perché difensivamente ancora... però difensivamente sull'1 contro 1 col campo. Sì, vero. Perché il problema finora l'ho dimostrato che quando ha campo dietro da coprire è un problema, quando è più coperto invece è un po' meglio. Per me quello è il problema grande di Bartesaghi attualmente, cioè è uno che se lo punti 1 contro 1 sulla fascia, campo aperto, coi piedi sulla linea del fallo laterale e ti salta, caspita, dietro c'ha un'autostrada. E quindi è quello che... Ma è interessante questa cosa. Più terzino, brava Paola, anche se non è abbonata Paola, che sei sempre qui, non sei abbonata, però mannaggia. È più terzino che esterno dei 5, perché 5. Dietro con tanto campo, 2 su 2, difensivamente... Sì, anche Saelemaekers difensivamente non poi bene. io capisco che aveva di fronte 2 avversari non semplici, perché con Seisao e Dodò... Cioè, non è che sono Pippo e Paperino, sono con Seisao che è uno dei migliori dribblatori del campionato. Orsolini, perché poi Stupinian era già espulso con insomma, ha giocato contro... No, ha giocato Stupinian. Però è stato tolto al 45esimo forse Stupinian, anche in quella partita lì, io mi ricordo male. Vabbè. Comunque, non ho detto una baccata. Più terzino che esterno di centrocampo, sono d'accordo e gli voglio dare atto, Harry, di questo inizio di stagione. E io a questo punto, visto che secondo me l'acquisto di Stupinian è stato un acquisto sbagliato ad oggi, spero di ricredermi, sono contento che dietro Bartesaghi si stia ritagliando il suo spazio. Centrocampo non c'è ancora Loftus. Marco, se non sbaglio, prima il nostro abbonato ci chiedeva: ma Loftus, ma cos'ha che non c'è mai? Cos'è? Cos'ha? È affaticamento. Ragazzi, è Loftus, l'ultimo dai. anno, Io spero sia sì. L'ultima, basta, cioè, tanto il residuo bilancio sarà poco, non troppo. Una squadra di Premier che viene su dalla Championship o che si barcamena a metà classifica, che vuole Loftus-Cheek dopo anni di Milan con qualche presenza in Champions, magari la trovi. Ultimo anno di Loftus-Cheek. Io sono completamente d'accordo. Sono d'accordo. Basta, nel senso, io ma non puoi fare affidamento poi, no? Esatto, cioè, poi servirà in questa stagione perché dovrà ogni tanto dare del ricambio in Coppa Italia, eccetera. Però basta. Cioè, sono d'accordo. Non è stato non stiamo parlando di cioè, avesse fatto 3 anni come il primo in cui non lo vedi ma ti piazza 10 gol all'anno, va benissimo, alla grande. Però quest'anno, cioè, e l'anno scorso anche ha tolto pure i gol. Poi ogni tanto è fuori. Ogni spesso è fuori. Dai, diciamo così. Io sono abbastanza d'accordo. Posso dire, è un peccato enorme per lui. Per l'involucro. Cioè, per come è lui. Cioè, che tecnicamente c'è ed è 1,90 per 90 kg. Sì, è un peccato enorme. Non lo usa bene. Esatto. Cioè, che viene spostato lui e a volte giocatori di 1,70 no. Perché? Sì, a volte Modric no e lui sì, è incredibile. Ma dai! Incredibile. Però a centrocampo, invece, a questo punto, con Modric e Yusuf Fofana confermati, Harry, il terzo chi sarà? Samuele Ricci, probabilmente, a centrocampo, Ricci, no? Modric e Fofana. E come lo stai valutando a questo punto Ricci da titolare come mezzala, che non è proprio il suo? Secondo me con la Fiorentina fa una partita da 6, ancora un po' scolastico. Proprio scolastico. Però non mestierante. Però non commette errori. Metodista. E secondo me questa cosa non è una cosa da sottovalutare, Harry. Non sbaglia ad oggi. Non sbaglia. No, non sbaglia, ma se al Milan fai il compitino... Sì, non basta. Però fai la riserva. Esatto. No, certo. Lui penso che possa imparare, veramente lo continuo a ripetere fino alla fine della stagione a giugno. Quest'anno impari da Modric e poi l'anno prossimo ne riparliamo. Perché secondo me le qualità ci sono. Però deve un po' sporcarsi, Ricci. Deve sporcarsi. Deve un po' sporcarsi, deve un po' tirare fuori un po' di sporco. È troppo pulito nel modo di giocare. Cioè deve essere un po'. Deve tirare fuori un po' di graffio. Non so come dirlo. Sono abbastanza d'accordo. Posto che però, secondo me, insomma, avere comunque Ricci. Simone, alla sindrome del tonale del primo anno. Interessante. Bravo Simone. Anzi, a questo punto, visto che abbiamo degli ascoltatori che sono molto più bravi di noi,
non per Sì, nulla visto togliere che a voi, ma non ci vuole tanto nel mio caso. Nel caso di Enrico invece Parla assolutamente per te. professionista Bravo, esemplare. bravissimo. Esatto, metti braccio così. Morgan, apriamo le telefonate 02 49 42 8479. Potete parlarci di qualsiasi cosa del Milan Pisa eccetera, ma visto che questo gesto è del MacGyver dei nostri tempi, Harry, basta ma questo non è MacGyver. vero, di Aldo Giovanni e Giacomo, ma parliamo un po' di Aldo Giovanni e Giacomo in questa Così. vita, ne abbiamo parlato troppo poco. Però in questi studi, con questi colori, Aldo Giovanni e Giacomo. Lo so, infatti Poi non- sono i miei idoli, loro. Esatto, i miei non possono avere, cioè hanno anche dei difetti. hanno un dai. difetto, un difetto. Che sti fa scala sbagliata. Esatto. Che dire, Come vabbè. Valentino Rossi, cioè che è perfetto per quanto Esatto, mi riguarda. La quella squadra, roba- vale, la squadra. Caspita, quello è importante, ragazzi. Cioè, voi non giudicate le persone su quello. Cioè, io quando incontro le persone e uno mi dice, tifo Inter, gli dico, non sai che non mi piace tanto? Sai che, però, ecco, ho trovato l'inghippo. Anche perché, esatto. Ah, ma si spiega tutto. Si spiega tutto, tifa Inter. Io di solito ragioniamo così, no? Infatti, praticamente io e Enrico viviamo da soli. Le persone tifano le squadre più diverse. Ma vabbè. Comunque, grazie Morgan per il numero di telefono in Però c'è sovraimpressione. da Vi dire una aspettiamo. cosa, tanto ormai oggi vale tutto. Io, allora, ci sono dei personaggi, delle persone che conosco juventine, ok? Che quindi ho un po' di repulsione di base perché juventine, ma più che accettabili. Sì, sono d'accordo. Ci sono No. dei tifosi Sì. dell'Inter No. che a me simpatici, di tifosi dell'Inter me ne staranno 2. No, neanche. Sì, forse sai un po' 3. qualche familiare, qualche Sì, pare- gli amici più stretti, Sì. e qualcuno è, ma pochissimi. Sì, pochi. Rispetto agli Juventini, la percentuale di simpatia, cioè, tantissimo cambia. Sì, Poi non cambia so un po', sono voi, d'accordo, sono non so d'accordo. voi. Ma infatti per fortuna che Morgan, con cui mi stavo scambiando gesti apotropaici, almeno Morgan non tifa l'Inter, quindi sono molto contento. Morgan, grazie mille per averci messo in onda e prendere le telefonate. Grazie, andiamo con la prima telefonata del giorno. Pronto? Ciao ragazzi, sono Jacopo. Ciao Ciao Jacopo. Jacopo, non Ciao. ti sento da mesi. Tu, noi l'abbiamo sentito. Ah, voi sì. Noi chiama Milan l'abbiamo sentito. Bravo. Chiamamina ogni tanto riesco Bravo. quando magari inizio tardi a lavorare. L'anno scorso purtroppo ho chiamato poco, ero depresso dalla stagione, anche noi. quindi non ho parlato né negli spazi su Twitter, cioè su X, né qui, perché appunto ero depresso. Vabbè, dalla l'importante è che stagione. tu sia tornato, Jacopo, dici tutto. Sì, sono tornato. No, io ho ascoltato la conferenza stampa di Allegri e ragazzi, cioè, devo dire che ogni volta che la sento è cambiato il vento, è cambiato veramente il vento a Milanello, finalmente dopo anni è arrivato un allenatore da Milan, rispetto anche a Pioli che comunque a livello di numeri ha fatto benissimo a Milan, quindi non gli si può dire nulla, però qua ti accorgi che siamo di fronte ad un altro allenatore, siamo di fronte ad un allenatore che ha vinto di più dopo Guardiola e Klopp, quello che ha vinto di più nell'ultimo millennio. Io l'ho sempre Forse c'è Ancelotti, però. Vabbè, ma non importa, certo. Cioè, nel senso, Ancelotti, certo. Il concetto è chiaro. L'ho sempre considerato, dal mio punto di vista, considero che c'è superiore a Conte per un semplice motivo: uno, nella gestione del gruppo, e due, perché è più completo nella doppia competizione, che purtroppo Conte latita. E niente, io volevo fare un'ultima cosa, poi vi lascio. Vedo però purtroppo che noto comunque che molti tifosi del Milan, non è per creare una polemica, diciamo tra virgolette, quelli che sono contro la società non vedono l'ora che il Milan faccia un passo falso. Ma no, ma Jacopo, ma sono... Per me è finita quella cosa lì, Esatto, Jacopo. cioè- È finita. Cioè, allora, Ma ti saranno parlo 4, per noi, nel dai. senso che l'idea che noi abbiamo di chi sta gestendo il Milan non è che è cambiata. Esatto. Ok, dall'anno scorso a quest'anno. Sì, però voi ti fate, Esatto, cioè, visto che il Milan va bene, adesso ha delle persone che hanno chiuso Milanello con la chiave, hanno cambiato la serratura a tutto Milanello per non far invadere troppo chi è più su. Ci affidiamo a quelli che sono a Milanello, quindi chi allena, chi gioca, chi porta sta squadra a vincere. Sì, ma anche sta roba per carità, che il mercato è stato fatto non in maniera perfetta, però adesso voglio dire, a parte forse il Napoli, oserei dire che ha speso, Como che spende,
però devo dire che fa il mercato perfetto in Serie A, cioè probabilmente nessuno, perché sappiamo che dal punto di vista economico, non potendo essere a livelli delle big europee, è normale che magari con i rimporti da una parte siano più scoperti dall'altra, come nel caso del Milan sulle fasce, sui quinti, che magari è un po' debole a livello, però voglio dire. Ma guarda Jacopo, mi hai dato degli ottimi spunti, grazie, ti ringrazio, Jacopo, grazie. ti salutiamo. Ciao. Allora, grazie mille Jacopo. 2 ringraziamenti e poi andiamo a analizzare i 2 spunti. Tra l'altro entrambi su di me. Grazie Carlo per i 5,99. Insiste i capelli di Menini su Samuele Ricci. Io questo l'ho detto anche cioè vuole vedere i tuoi capelli. Vabbè, ma... Cioè i Ricci su Ricci. Cioè, poi Samuele Ricci diventa un sex symbol così. Cioè, non so se rendo Per l'idea. me gli stanno meglio lisci, a Ricci. No. Se tu li metti, vabbè, a parte che questi stanno bene, vabbè, a chiunque. Oddio. Poi, detto ciò, grazie ad Alan che ci dona altri 5,99 amici. E io ti prometto che lo farò, giuro. Guarderò entro lunedì prossimo una puntata di MacGyver. Sicuro, 100% che me la guardo, anche perché sono curioso. Ormai è il terzo giorno di fila che ne parliamo e la mia curiosità intellettuale non deve essere soddisfatta. Sì, ma da quello che so io, poi mi correggeranno, è uno che in ogni episodio tipo si inventava qualcosa per risolvere i suoi inghippi dal nulla. Sì. Cioè tipo Sì, che col una bicchiere super, lo buccava col sole, faceva una torcia, Sì, cioè sì, queste robe sì, qua. sì. Beh, devo dire qualcosa che non sei mai visto. Vabbè, comunque non voglio avere pregiudizi su MacGyver. Però è precursore. Certo, cioè assolutamente. Esatto, una parrucca, ma mi ha dato lo spunto Jacopo Henry perché ti voglio chiedere proprio a te. Parlato delle differenze tra Allegri e Conte. Abbiamo visto un Conte post Champions League dove ti dico, a me non è piaciuto granché, al di là della debacle contro il PSV Eindhoven, i 6 gol presi, però Conte su questo non mi piace, cioè, ed è forse l'unica cosa su cui non mi piace, al di là del fatto che la gestione del gruppo secondo me la fa bene, sulle 2 competizioni ne possiamo parlare, perché forse Max Allegri sulle 2 è un po' meglio. Le dichiarazioni di Conte alla fine di queste partite, che non fa un inizio di campionato strepitoso al Napoli, con il mercato che ha fatto, con tutto quello che è successo, a me sembrano un po', non dico fuori luogo, però hai perso 6-2. È un po' non più... è perché, cioè, 6-2. No, infatti, ha molti meno filtri di Certo, Allegri, sicuramente. molti meno filtri, se ne sbatte anche un po' di più, ok? E è croce delizia di Antonio Conte quella cosa lì, perché è la cosa che fa arrivare McTominay, non mi ricordo Højlund anche per quest'anno. sì, ma l'anno scorso hanno preso oltre un altro oltre McTominay alla fine del mercato, che non mi ricordo chi è che è arrivato insieme nei giorni di McTominay, è quella cosa lì. Cioè che senza quella cosa lì certo non ti arriva poi. Non ti arrivano, perché con De Laurentiis funziona così. E Neres, bravo. Neres. Perché Allegri lo fa a casa Milan entrando col sorriso, senza dire cioè si lamenta, tra virgolette, in privato. Sì, okay? E non è meno efficace, attenzione. Dipende con chi ti interfacci. Probabilmente se fai come ha fatto Allegri con De Laurentiis non funziona. Se fai come ha fatto Conte con chi c'è da noi, non funziona. Peggio mi sento. Evidentemente invece funzionano questi incastri. È solo che poi quando le cose vanno male, sentire certe parole e vivere certe situazioni con Conte è brutto, ma così come magari... Ma poi hai perso 6-2, cioè... No, ma sono d'accordo. Nel senso, non è che è colpa del mercato. Detto questo, per quanto mi riguarda, Conte e Allegri... anche qui abisso e mezzo gli altri ad oggi. Sì, sono d'accordo. Perché l'Inter sta andando a pilota automatico. Perché la Lazio anche con Sarri fa fatica nonostante il mercato. C'è Gasperini che si mette in mezzo. C'è Gasp che è subito dietro di loro, però ancora un po' di stacco. Sì. Andiamo con la seconda telefonata della giornata. Pronto? Ciao ragazzi, Enzo. Ciao Enzo. Approfitto della presenza di Enrico perché devo parlare di cose tecniche. Sì, prego, ma vi lascio da soli, Vai, grazie. Puoi fare ciao, lei allora non è di questa cosa, quindi può andarsi. Vai. Sto scherzando. No, volevo dire una cosa. Ieri ho visto un suntuoso, perlomeno suntuoso, oserei dire anche di più, De Ketelare. Veramente fantastico. E poi volevo proiettarmi nel futuro, Enrico. Senti il mio discorso, magari sbaglio.
conoscendo la nostra dirigenza, no? Noi quest'anno abbiamo ridotto la rosa al minimo, abbiamo venduto di tutto e di più, abbiamo fatto un bilancio come al solito, quello che interessa a loro, diciamo, e domenica era addirittura imbarazzante la panchina del Milan, no? Allora voglio dirti questo, proiettandomi per il futuro, conoscendo la dirigenza, il Milan con la doppia competizione il prossimo anno dovrà prendere perlomeno dai 6 agli 8 giocatori. 5-6 giocatori tutti per forza, sì. È vero. Se ne perdi qualcuno, se ne cedi qualcuno, anche sì, 7-8. Sì. 7 Ecco. magari no, 5-6 tutti per quanto mi riguarda. E soprattutto non puoi più commettere gli errori che hai commesso fino adesso andando a prendere, scusa la volgarità, tutta l'immondizia che trovi in giro per fare le plusvalenze, no? Allora io dico questo, sapendo che loro puntano sempre sul discorso legato alla positività di bilancio, come è possibile? Io sono preoccupato perché dico, come facciamo noi a fare 2 competizioni e a spendere quello che c'è da spendere con la dirigenza che abbiamo per essere competitivi? Perché il Milan, ragazzi, partiamo sempre dal presupposto che il Milan è una squadra che deve essere sempre competitiva. Sì. Ogni anno Sai bene come faremo, Enzo. A parte che il Milan deve prendere il portiere titolare l'anno prossimo. magari un terzino sinistro. Ecco, punto primo. Sai bene come faremo, Enzo. Scegliene uno tra Tomori, Leao, Pulisic, magari in Nkunku, se trovi qualche scellerato, non so chi, Gimenez. Scegliene uno che fiondi, che fai plusvalenza, e prendine 3 a 15-20. No, è quello che io ti dicevo, il mio problema è proprio quello. Non è che è un problema, è il modus operandi, cioè non è che... Però noi arriveremo al punto che poi i 5.000 di casa Milan diventeranno 20.000, così, perché scusa, se tu mi dai l'illusione quest'anno di fare un campionato buono, da arrivare di nuovo in Champions per poi rischiare di ripiombare nella merda, ma a questo punto che gioco è quello? Ma io ti ricordo che grazie, Enzo, ciao, grazie Enzo, ciao. Io ricordo a tutti quanti che Max Allegri non è che dice che vuole arrivare quarto perché lui scusa, dobbiamo cambiare il titolo. Morgan, cambia il titolo, per favore. È entrato Simone Cristappa. È entrato Simone Cristappa, ci cambia il titolo. Ti metti semi-old. Sì, volentieri, grazie. Una diavola, sì. Grazie mille dire. Perfetto. Grazie. Al talk alle 16. Esatto, Simone lo ritroverete. Ci ha chiesto cosa volevamo per pranzo. Tu no? Tu hai già mangiato? No, ha scritto very old, ma la faceva la Y, non la I. Sì, vabbè, ma l'inglese Morgan un'altra volta. Dai. No, dicevo... Abbiamo votato. Allegri non è che dice che vuole arrivare quarto perché è masochista, perché quello gli hanno chiesto. E vi ricordo che per chi sta più in alto, vincere è un problema. Sì. Per Allegri e per i giocatori è l'obiettivo, probabilmente. Per la dirigenza è un problema. Per chi sta più in alto, vincere è un... Però potevamo far terzi. Abbiamo vinto uno scudetto dicendo è arrivato troppo presto. Capito? Quindi se vinci per loro è un problema. Loro cosa vorranno fare? Arrivi terzo, secondo, quarto, non lo so. Bellissimo, mi pappi i soldi della Champions, faccio una sessione, metto dentro 4-5 giocatori e via che si riparte. Sì, purtroppo questo è così. Però noi siamo qua a presidiare. Noi presidiamo perché così, è da ma 3 ragazzi, anni cioè, non è che bisogna prevedere il futuro. È come hanno lavorato da quando sono qui. Senza... Fine. No, è fattuale. Poi vinci lo scudetto, arriva un campione più altri 3 giocatori e fai solo la cessione di Loftus-Cheek. Sarò il primo a dire, caspita, abbiamo cambiato proprio tutto oltre all'allenatore e al direttore sportivo. Sai, in teoria si impara dagli errori. Il primo. O che ne so, che vai a prendere un paio di giocatori a zero, però di pesanti, tipo l'Inter come ha fatto in questi anni con alcuni. Sarò il primo a dire, hanno cambiato anche punto di vista, no? Ma mi aspetto che invece andrà così. Esatto, richiamaci il nostro ascoltatore caduta che la era in linea, attesa. Grazie soprattutto a Stefano che fa 28 mesi con noi, più di 2 anni. Grazie mille Stefano, è durato più di qualsiasi relazione che ho avuto io, quindi grazie Stefano con Radio Rossonera, è durato più di 28 mesi. No, a parte che non è vero, però vabbè, grazie Stefano, grazie Carlo, giovane e puro Boiani. Grazie Carlo. Esatto, peraltro per star leggero una bella diavola mi chiedono, esatto.
ma abbiamo la terza telefonata di oggi. Pronto? Ciao ragazzi, sono Mauro. Ciao Mauro, io mi sto ancora sognando Il quel Sant'Agnello. prosciutto. Mauro, ci hai fatto un regalo davvero. Ne arriverà pazzesco. dell'altro. Anche Morgan ti ringrazia Sì, anche perché è Morgan piaciuto dalla anche a lui. Sì. Morgan, credo che abbia ancora l'indigestione. Sì, ne ha mangiato più di tutti, Enrico, Morgan. sei come diabolico. Hai visto? Sì. Ho messo apposta Dov'è questo Eva dolcetto. Leo, i tuoi inizi sono sempre più. Io pendo dalle tue labbra. Ma che meraviglia, io dai tuoi occhi, Mauro. Sentite, è solo un concetto Sì. volevo ribadire che non mi va quando lo sento. Essere critici e contro la società, la proprietà, non significa non tifare Milan. Bravo. È esattamente il contrario. Perché se tu vuoi bene nella vita a una persona, qualcosa, è giusto che la critichi se le cose non vanno bene. Ora, non sminuiamo qua i meriti di Allegri che sono eccezionali, perché quest'uomo qua ha fatto un restyling incredibile a livello umano, di spogliatoio, ha riciclato giocatori. Adesso ditemi voi se i nostri difensori presi singolarmente secondo voi sono fra i più forti Vero. Bravo Mauro. Ecco, quindi qua i meriti di Allegri sono altissimi e ricordiamoci infine che arrivavamo da un 8° posto e comunque abbiamo una rosa che grazie a alcuni acquisti, l'ultimo grazie ai pugni, ma voglio dire ci ha sicuramente fatto alzare la qualità, ma il merito principale è quello di Allegri. E comunque un abbraccio, ci sentiamo più avanti. Grazie Ciao, Mauro, Mauro, grazie ti mille. vogliamo bene, grazie. Sapessi io a voi. Ciao. Ciao Mauro. Parole sante tra l'altro, nel senso che Quanto era buono quel prosciutto. Wow, Devo fare un incredibile. minuto sul prosciutto che ci ha portato anche il Mauro. Bonarda era Anche il Bonarda, Sì, sì, mica sì, male. però il Seccato prosciutto. 4 calici Però di il Bonarda. prosciutto alle 11:40 come Sì, la mia sì. regione Bell'aperitivo. wow Clamoroso. C'era, no. vi raccontiamo anche questo. C'era Giacomo Mirandola Sì, che al primo sì. calicino, Sì. perché erano quelli sottili di Bonarda, Sì, sì. Un po' la già vacillava. Giacomo Miranda aveva la faccia da scrivo Sì, alla mia ex sì, del liceo. sì. Però E ci ha pensato tra l'altro. Ci ha Poi pensato, esatto. sì, sì, Poi le abbiamo detto no Jack non farlo. Non perché, farlo, vabbè, noi Jack, sei abbiamo al primo esperienza in questo. bicchiere, no. Esatto, magari lo fai al quinto bicchiere. Vabbè, ma noi poi non vogliamo inneggiare a questo, ma ovviamente io su questo sono d'accordo, su quello che diceva Mauro, e lo scrive anche Paola. Perché amiamo il Milan, critichiamo. Noi, Harry, quante ce ne hanno dette negli ultimi 2 anni su tutti i canali social e non che... Guarda, c'è ancora chi condivide i nostri screen dei voti al mercato e li Capito. condivide su X, capito? Capito. C'è ancora chi fa questo, Cioè. senza entrare nel minimo pensiero, che è lo stesso pensiero che ha avuto Allegri, tant'è che è dovuto andare a casa sì. Milan dopo aver perso con la Cremonese A dire, oh. per dire che il mercato non andava bene. Cioè, non è che lo inventiamo noi, cioè, c'è l'allenatore del Milan che grazie al quale sei adesso primo in classifica dopo 7 giornate, che non dico che la pensasse più o meno come me o come noi, ma Però semblè. quasi. Allora, dai, se ma ne dette poi- di ogni, ma poi- eppure alla fine è merito del fatto, cioè se siamo primi è perché abbiamo A, un allenatore italiano, B, un direttore sportivo, C, uno che isolasse Milanello dal resto Sì. della società. E da quant'è che diciamo ste robe? Almeno 3 anni, Beh, ma- almeno dal giorno in cui è stato mandato via Maldini. E dai. Ti dirò, oltre che andarsi a riprendere semplicemente la parte del video che vi interessa, perché tanto questo nella vita fate, andatevi a vedere tutti i video e contestualizzateli, perché è chiaro che il tra 30 l'altro. di agosto non è che siamo qua a dire ah wow che mercato incredibile eccetera. Speriamo che Allegri, mi ricordo molto bene, riesca a fare una bolla intorno alla squadra, perché così il Milan con la rosa che ha può andare lontano. Come diceva Mauri, i difensori sono gli stessi l'anno scorso. Se il mio voto al mercato veniva tirato giù dal fatto di non aver migliorato in difesa, devi ringraziare Allegri che hai migliorato in I difesa, difensori. non il mercato. Sì. E dai. Sono super d'accordo, andiamo al telefono ancora. Pronto? Ciao Leo, ciao Enrico. Ciao, Angela. Ciao belli. Siete belli come il sole. Ah, grazie. Oggi grazie. sì, tutti black, però. Oggi total black, sì. Total black, però belli. Io carissimi, volevo soltanto ribadire il concetto di Mauro, cioè adesso passa il fatto che si tifa contro. Io lo dicevo una volta, forse c'era anche Leo, che io tiferò Milan finché avrò respiro, quindi io non tifo contro, però questo non mi impedisce di criticare dirigenza e proprietà. Esatto. Perché comunque perché si confondono un po' le due cose, perché adesso
la squadra è prima, e io sono la persona più felice di questo mondo, voglio un bene dell'anima a questi ragazzi perché, come dico sempre, potrebbero essere miei figli, la maggior parte di loro, ma questo non mi esime da criticare, dall'essere preoccupata che, come dicevate voi prima, la prossima estate si sacrificherà qualcuno. Riparte la rumba. Esatto, e noi è questo che mentre quando c'era Paolo Nostro, come lo chiamo io, c'era una prospettiva di futuro, quindi per noi con Paolo era impensabile vendere Sandro, era impensabile vendere i giocatori bravi, e con questi qui invece è un po' come quando stai con una persona e hai sempre il dubbio che ti tradisca, capisci che è una cosa pesante, che ti fa certo. Esatto, che ti fa vivere male, quindi volevo soltanto ribadire questa cosa qui, noi non tifiamo, io non tiferò mai contro il Milan, ma proprio lungi da me. Questo non mi impedisce di essere critica verso proprietà e dirigenza, perché comunque stai sempre sul chi va là, perché adesso ma si continua a criticare. Ma noi continuiamo a criticare, ma giustamente continuiamo a criticare questo modo di gestire. Quindi, come dicevate voi, la squadra è prima, molto perché chiaro, Angela, guarda, Allegri, lo staff, che ho sentito parlare benissimo, Corradi, tutto, è tutto l'insieme, ma è la parte quella di campo che grazie a quello, perché i giocatori molti sono quelli dell'anno scorso, non potevano essere Brocchi l'anno scorso e fenomeni quest'anno. Non si tifa assolutamente contro il Milan, però bisogna essere critici, perché quando vuoi bene a qualcuno, ma noi non siamo critici verso la squadra dei ragazzi, noi siamo critici verso proprietà e dirigenza, che è una cosa diversa. Ragazzi, Angela, grazie mille. Ciao. Un abbraccio grande. Angela, anche a te, ciao. Fortissimo anche a te, Harry. Ti fermo subito, stai per dire qualcosa. No. Posto che ci scrivono belli come Bartesaghi, e io li voglio un sacco di Se belli. voi siete allegri, sì, Esatto, nel senso, esatto. perché ha detto che è bello. Ma ringrazio direttore Simone Cristallo che oltre averci preso la pizza, mi manda e io di questo ne volevo parlare, mi manda un articolo del Guardian tra l'altro dove ci sarebbero forti pressioni, che racconta di forti pressioni della UEFA per far saltare la partita in Australia. Cosa è successo ieri, Harry? Che la Liga Spagnola ha fatto saltare, se non sbaglio, Villarreal-Barcellona. Correggimi se sbaglio. Villarreal-Barcellona, se vuoi te la racconto. Raccontami, perché tra l'altro il presidente Villarreal, da quello che ho visto, in tribuna è impazzito per sta cosa. Sì, allora, succede questo, che la Liga annuncia Villarreal-Barcellona a Miami, questo qualche settimana fa. Ok? I giocatori del Barcellona iniziano, come hanno fatto Magnani e Rabiot, a dire brutto, no, non andiamo, eccetera, no? E ok. La Liga delle dichiarazioni dei giocatori ha detto chi se ne frega. E i giocatori, sai cosa hanno detto? Ah sì? Ci fermiamo ogni partita dell'ultimo turno che hanno giocato la volta scorsa, ci fermiamo chi 1 minuto, chi 30 secondi, chi 2 minuti, chi di più. Ci fermiamo, fermi, tutti e 22 in campo, fermi. Hanno fatto, quadrato tutti i giocatori della Liga, con Courtois che va a dire in conferenza stampa: ragazzi, Villarreal Barcellona a Miami falsa il campionato. Uno del Real Madrid che dice una cosa del genere per uno del Barcellona, ok? Per farvi capire come in Liga si sono uniti tutti i giocatori, anche, ripeto, di squadre rivali come Real e Barcellona. Tant'è che questi movimenti dei giocatori hanno portato la Liga a annullare la partita a Miami. Ok? Quindi non si fa più a Miami. Alcuni membri della Liga hanno poi, commentato con una visione chiusa, provinciale, bla bla bla. Tant'è che però Villarreal Barcellona non si gioca a Miami. Punto. Fine dei discorsi. E questa cosa... Oggi anche Allegri ha detto la sua, ha detto sarebbe meglio giocarla in Italia, poi se dovesse giocare in Australia parleremo, bla bla bla. Ma Harry, allora mi accodo, perché cosa è successo? È ancora necessaria l'autorizzazione della Confederazione Calcistica Asiatica, di Football Australia e della FIFA prima che la Serie A possa finalizzare questa mossa. Tra l'altro il Guardian dice altamente controversa. Fonti a conoscenza della procedura ritengono che la Confederazione Calcistica Asiatica stia subendo forti pressioni esterne per non far disputare questa partita. Mi sa che si è mosso un po' tutto, tra i sindacati dei giocatori, tra le squadre, tra le leghe, perché per esempio penso che tu l'abbia detto,
2 reclami del Real Madrid hanno pesato tanto, pesano tanto, perché il Real Madrid che alza la corrente. A parte che il Real Madrid, se alza un dito il Real Madrid, chiunque nel mondo del calcio si ferma e ascolta, perché è la squadra più grande al mondo, punto. Cioè, se si alza il Real Madrid, poi controversa, per carità, con forza anche a volte, però se alza un dito il Real Madrid ti fermi e ascolti, qualsiasi istituzione calcistica tu sia, perché è la squadra più grossa del mondo. Però sì, cioè, ci sono pressioni importanti, ma posso dire giustamente. No, sono d'accordo. Dai, una cosa che possiamo dire. Vuoi dire la tua? Vuoi dire la tua su questa? No, perché ci chiudono il canale, soprattutto se commento le parole del amministratore delegato della Serie A, De Siervo. Soprattutto se commento quelle dichiarazioni lì. Però no, dai, giochiamola in Italia. Dai, non rompiamo e basta con questa pagliacciata di andare aperto, perché è una pagliacciata fatta solo per soldi. Col movimento non c'entra una mazza, perché abbiamo dei problemi profondissimi in Italia. La nazionale che forse per la terza volta di fila non va al mondiale, partite che sono partite da Serie B se non da Serie C, 11 gol nell'ultima giornata, record negativo. Esatto, record negativo di gol, partite tremende, stadi fatiscenti, diciamo, caro De Siervo, forse anziché imbarazzanti, e vogliamo vendere il fatto che se vai aperto risollevi il... e poi soprattutto anziché rispondere a Adrien Rabiot, caro De Siervo, si occupi dei problemi reali. Grazie Suleiman, è molto vero. E grazie anche a Don't Worry che si abbona per 43 mesi. Però l'hai detto tu, non io, l'hai detto tu, grazie. E allora andiamo con l'ultima, mi sa, della giornata, perché abbiamo una telefonata. Pronto? Buongiorno ragazzi, eccolo, Davide. Allora Enrico, quello che ha detto prima, prendo una frase che viene detta spesso, un po' di io la cambio. Eravamo felici e sapevamo di essere. Bravissimo, esatto. Bravissimo, esattamente quello. Ci siamo salutati veramente molto volentieri. Ma scusa Davide, però scusami se mi inserisco. È stato più un piacere vedere Enrico Boiani o vedere me? Perché adesso parliamoci chiaro. Ma allo stesso modo, dai, non si fa. Godo, grande Davide, grandissimo. Anche perché si deve bere, ma te poi ci sembrava tu latiti a San Siro. Non è che sarai solo anche distintivo per caso? No, hai ragione. Allora, col Pisa non lo so, vorrei quella dopo, dai. Milan-Roma? Dopo. Sì, mi piacerebbe. Guarda, col Pisa domani ci dovevo essere anch'io, perché avevamo una bella giornata, ma a motivi di lavoro veramente non posso. Eravamo ospiti 2 giorni a Milano, non vi dico di chi, ma non ce la faccio. Peccato. Vai, dici la tua in chiusura. Allora, per quanto riguarda l'ultimo argomento, vabbè, vergognoso quello, come si dice tutti, andare in Australia. Io spero che tutti i giocatori italiani facciano come hanno fatto in Spagna. Ma in Spagna hanno un movimento calcistico, calciatori, eccetera, unito. un po' molto unito. No, più che altro non hanno le teste che ci sono in Italia a gestire la Lega spagnola. Lega, quindi tutto, perché se si vuole fare ripartire il movimento italiano, la prima cosa da fare è l'azzeramento totale di tutte le cariche istituzionali che regolano il calcio. Non c'è altro punto di partenza. Poi dopo possiamo parlare di tutto. Ma se io faccio quello che, se io fossi, che ne so, la butto lì, in gravina di turno, la prima cosa avrei fatto è le dimissioni. Ma sicuramente. Ma in Italia non è una pratica che funziona, purtroppo. Lo so, dopo lo so. Comunque domani andremo, spero che la riformicità di Allegri contribuisca a battere il Pisa. Ma infatti, perché a Siena sia più pro Livorno che pro Pisa? Allora, io personalmente sono più pro Livorno, perché mio nonno era nato proprio all'altezza. Quindi il livornese è sicuramente più simpatico. Però poi vediamo di Gattinese, considerando quello che c'ho io a Siena, e guardo Pisa, mi viene da dire: avete una Torre Sole, è venuta pure storta, insomma. Capito? Glielo diremo nel caso in cui vinceremo, faremo un appello a Pisa. David, grazie, ti abbracciamo. Ciao David. Ciao, un abbraccione, a presto. Ciao. Un saluto a David, un saluto tra l'altro, ma 14 in punto. Io vi ricordo che
vi potete abbonare a questo canale. Anzi, Don't worry, dovete. l'ha fatto per il 43esimo mese, esatto. grandissimo, il migliore. Esatto, tra l'altro 43. Cioè, vogliamo fare sta challenge di fare all'abbonamento che dura più mesi delle relazioni che ha avuto Menini? Molto facile. Non è vero, ma non è basta vero. che uno Ma si non è abbona vero. adesso. Il ma primo mese fatto, record sgretolato. Ma non è parte che non è vero. Quando torniamo approfondiremo questo discorso, così vi tengo sulle spine. Dai che c'è la pizza del direttore che ci Sì, aspetta. ma è più importante dire che alle 16 c'è il talk, che domani è il match day, quindi che domani su tutti i social escono un sacco di contenuti eccetera eccetera, che c'è il post partita, che c'è Lunch Press, che c'è il talk, che ci siamo sempre per voi. Poi e il quindi giorno vostro dopo sostegno il è post fondamentale. partita c'è l'editoriale del direttore, Esatto. la stanza dei bottoni non so quando ma ci sarà. Andiamo insomma, avanti, c'è un su po'. tanti, quindi i social, su Insta, su Facebook, il sito, ragazzi siamo ovunque, il vostro sostegno è veramente importantissimo, fondamentale, necessario per salvaguardare essenziale tutto quello che dicevamo prima, no? Tu hai aperto il dizionario e stai leggendo 4-5 no. Vabbè, non importa. Comunque, grazie a tutti quelli che sono abbonati in primis, a tutti quelli che ci hanno chiamato in secundis, non si dice così. Grazie a Morgan in cabina di regia, grazie Enrico Boiani per deliziarmi con la tua presenza in questo dopo, so che ti diverti. Esatto, lo troverete alle 16 insieme a Simone Cristallo che ringrazio anche tutti voi, un saluto da parte mia, ciao. L'inverno è un viaggio. Vivilo con Kumo. Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in esperienze. Vivile con gli pneumatici Kumo. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press, ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13. Per fare tanti gol.